Allora, ciao Ivan, io ti ringrazio della tua disponibilità, che ci siamo organizzati in tempi molto brevi, quindi Sì, esatto, proprio oggi pomeriggio mi hai chiamato, sono partito al volo e eri sono disponibile. contento. E questa è la parte bella perché, come ti dicevo prima, i piloti sembrano sempre degli alieni quasi irraggiungibili, poi invece cercando il contatto e parlandoci, molti di voi siete appunto persone normalissime e Sì, molto molti, disponibili, quindi magari molti che hanno fatto qualcosa sono più disponibili di quelli che devono ancora fare, che invece si credono, sì, dici tu, chissà chi. questo è quello Sì, che ci sta. anche mi dicono alcuni. Ah, ma anche tra gli amatori, che non Sì, si sì, crede. certo. Quindi io sono qui perché voglio conoscere la tua storia e, come ti dicevo, non la storia proprio delle classifiche, delle vittorie, che poi ne parleremo, ma proprio dall'inizio, i tuoi primi passi in moto fino ad arrivare ad oggi, passando per i momenti belli, momenti che ci saranno stati anche un po' meno belli, immagino. E tra l'altro credo che tu sia uno dei piloti ancora in carriera più longevi, insieme a pochi altri, perché Sì. Valentino, con cui tu correvi, si è ritirato, te in realtà no, perché Sì. quest'anno fare altre gare a Cremona. Esatto, sempre sulle due ruote. Lui ha continuato con le 4 e io sto continuando con le 2, come altri che tu hai detto che nei miei anni avevano cominciato con la Sport Production, ecco, quindi c'è ancora. Ecco, tu sei di che classe sei? 80. Dell'80. Sì. E hai iniziato quindi? Appena compiuto gli anni che... Ah, auguri. Allora. Quest'anno non c'era il giorno, però che se ti dico così capisci che giorno è. Il 29? Bravo, quindi così. Dai, raccontami com'è stato Allora, la tua prima volta in moto. Allora, premetto che mio papà aveva una concessionaria di moto, officina, più officina una volta, poi negli anni 80, quando sono nato. E quindi concessionaria, officina, Argine del Po, moto diciamo da fuoristrada, cross, sono state le prime moto che ho utilizzato, quindi parliamo prima del Grizzly. Quanti anni avevi quindi? 6, 7? Ho cominciato anche un po' prima a girare, insomma, nei piazzali, ghiaie e quant'altro, però possiamo ipotizzare, credo, sì, 8, 9, comunque sai, lì si poteva andare con l'ena nel bosco, prendevo sulla moto da cross e andavo, ecco. Quindi il fuoristrada è stato il primo, anche perché ai tempi non è che potevi andare nelle piste da minimoto, non c'erano, ecco. E quindi il passaggio poi a un'attività da ludica a vera sportiva? 92, quindi a 12 anni. Quindi per i standard di oggi già grandino. Sì, perché comunque erano altre epoche, quindi 92 si cominciava a fare con le minimoto. Erano arrivate le minimoto nei primi fine anni 80, inizio anni 90 e mio papà aveva preso questa minimoto e abbiamo cominciato a fare qualche gara che si facevano nelle piazze con le balle di paglia e poi nel 93 ho fatto il campionato italiano con le minimoto, c'era qualche circuito ma c'erano ancora anche quelle con le balle di paglia. 2 anni di minimoto e poi ruote alte. 125? 125, Sport Production e IGP, non c'erano le vie di mezzo una volta e adesso hanno portato tutto a partire prima, secondo me non è un bene, anche perché hanno portato tutto a partire prima, ma le età mondiali le hanno alzate, quindi vuol dire che qualcosa in mezzo c'è senza andare troppo nello specifico, ma per un certo tipo di sport bisogna avere la testa diciamo formata e i bambini fino a una certa età dovrebbero giocare ancora. Giocare, anche se questo viene visto come un gioco, però è un gioco dove hai un qualcosa in mano che certo. È un po' diverso. E quindi sì, 92-93 minimoto, successivamente ruote alte. Quindi Sport Production si parla quindi di Aprilia, Cagiva Mito, quelli lì. NSR, derivate dalla serie. Yamaha TZR, queste erano le moto che negli anni 90 spopolavano tra i ragazzini e poi nella Sport Production. Andavi tu con tuo padre o avevi già un team? Andavo io con mio papà e siccome che c'erano altre persone che facevano altre categorie, ok, perché mio papà aveva questo piccolo team e ho fatto 2 o 3 gare con la Cagiva per iniziare, poi visti i buoni risultati perché c'era una grossa selezione all'epoca, si era più di 100 nella zona A e nella Under. Sì, perché una volta si facevano le selettive nord, centro. Esatto, c'erano 4 zone
in ogni zona c'era under 21 o over, quindi c'era ancora questa divisione. E quindi ho fatto le selettive e poi ho fatto una delle ultime selettive, la Honda mi ha contattato, mi ha dato l'NSR, quindi me la dava la Honda Italia. Quindi ufficiale? Esatto, e poi ho fatto le finali. Perché immagino i risultati erano buoni, sì, vincevi. Comunque già, io adesso ce l'ho le classifiche a casa, ero già nei primi 10 su 100 nella Sport Production. Ma fin dall'inizio? Fin da subito? È stata una cosa abbastanza naturale, quindi... Anche perché prima non è che potessi fare, ripeto, 93 minimoto, 94 ruote alte e basta, ma ancora così il giorno d'oggi, cioè chi ha il talento va subito, poi chi non ce l'ha e gli piace sicuramente arriva, perché come in tutti gli sport, quindi Certo. con l'impegno, con la passione uno ci può arrivare, però chi ha il talento ci arriva prima, questo è in tutte le cose. E il passaggio, perché poi immagino prima del mondiale che arriveremo Sì. avrei fatto i prototipi italiani, campionati italiani. Allora, la Sport Production erano moto derivate dalla serie e poi ho fatto anche la 125 GP. All'epoca c'erano gli assoluti d'Italia. Io ho fatto gli assoluti d'Italia, nel 95 ho fatto qualche gara, mentre nel 96 nel 95, scusa, nel 94 ho fatto qualche gara degli assoluti. Nel 95 ho fatto tutti gli assoluti, ho finito terzo e prima è arrivato Rossi. Quindi insieme a te, in Abbiamo quegli anni lì, un anno di insieme a... differenza, sì, però noi abbiamo cominciato un anno prima nella Sport Production, nel 94 abbiamo delle finali dove siamo insieme, degli arrivi anche a Monza, quindi magari io prima fila, lui seconda fila. E altri nomi importanti? Borsoi, Tessari, che c'era all'epoca, Dellino, Cruciani. I principali che mi vengono in mente sono questi, perché sono persone ancora poi qualcuno in attività anche oggi, che non me ne vogliono gli altri, ma questi sono i principali che mi posso ricordare. E in quegli anni lì quindi ti sostentavi in maniera autonoma, cioè andavi tu e tuo padre, correvate, e poi quando c'è stata la chiamata da Honda è stato un po' più semplice, immagino. Più semplice, ma comunque una volta se tu andavi forte Ti aiutavano. Ti aiutavano le squadre. Non è come adesso che magari è un po' più difficile. Diciamo che adesso si è perso di vista un po' l'obiettivo. Okay. Tu dici da parte dei team? Da parte dei team, sì. Io non voglio entrare nello specifico, ci vorrebbe un qualcosa a parte, non è quello che vogliamo fare oggi, però sì, ecco, sì, assolutamente. Quindi ai tuoi tempi si guardava più il pilota che poteva emergere? Esatto, non che oggi non ci sia, però c'è sempre una parte più ampia che avete capito qual è. Ok. Ecco. Quindi, e il debutto al mondiale com'è Il stato? debutto al mondiale, allora, 95, È stato telefonato, chiamato? No, 95, come ti dicevo un attimo fa, campionato italiano, assoluti d'Italia, terzo classificato. Correvo per una squadra. I primi due erano? I primi due si sono classificati? Allora, Rossi e mi sembra Djugovac, forse Diego Djugovac. Nella Sport Production? No, negli assoluti Era sul GP, sempre con Honda? Sempre con Honda, sì, non era un Honda ufficiale perché lì nel GP non c'entrava Honda ufficiale e avevo un altro team che era di Reggio che i motori li faceva Massimo Matteoni, ok? Quindi famosissimo tecnico, due tempi, penso che lo conosciate, ecco, di nome. E visti i buoni risultati degli assoluti d'Italia, questo team qua e Massimo Matteoni si sono messi d'accordo, sono andato a fare 2 wild card nell'Open Ducados. Open Ducados che cos'è? Semplicemente il campionato spagnolo di una volta. Quindi sono andato in Spagna, ho fatto 2 gare, una a Jerez e una a Jarama, che è a Madrid, la pista che fanno... Quindi quanti anni avevi? Avevi già 15 anni? Perché era il 95. Sono andato a fare questa gara, io ero in questa wild card ero compagno di squadra di Emilio Zamora, c'era Martinez, c'erano insomma dei nomi importanti che facevano anche mondiale. Esatto, facevano queste gare finali per tenersi in allenamento, quindi una cosa molto utile e importante anche per chi ci partecipava come wild card. Io a Jerez ho fatto secondo, subito appena sono andato, Rossi quarto, c'era anche... Vista mai vista? No, mai vista. Secondo, Rossi ha fatto quarto, poi siamo andati a Jarama
ho fatto settimo, ottavo mi sembra, e quindi l'anno dopo, quando si è formato il team CEPS F1 Matteoni, sono andato al mondiale, io come compagno di squadra di Emilio Zamora. Con Honda sempre. Con Honda, sì. Hai fatto tutto il mondiale quell'anno lì? Mondiale. Quindi non ci sono stati imprevisti. E il primo approccio, cioè la prima volta che sei andato alla prima tappa del mondiale da ragazzino, ti ricordi la sensazione? O... Malesia, gran caldo, però a 16 anni non percepisci la pista, poco altro. Eri concentrato su quello? Concentrato su quello. C'era un po' di pressione? No, però te la crei magari da solo. Te la crei da solo perché comunque hai dei confronti, in primis con i piloti italiani e poi con tutti gli altri, però fai sempre un po' di mestieri. Magari tu cominci, prendi il riferimento con quello che è il primo anno, magari della tua stessa nazione, e poi dopo cominci i riferimenti con gli altri, perché è così. Quindi... E in quei confronti lì come sono andati? Ma io avevo Rossi come confronto perché abbiamo iniziato il mondiale insieme, quindi è stato un confronto molto importante. Ma allora già c'era questo nome che usciva di Rossi? Sì, lui aveva sempre un carattere molto eccentrico, era molto più aperto verso i giornalisti, verso la squadra con cui correva, e questo l'ha aiutato tantissimo. Io ero molto più chiuso, ok? Stavo un po' lì nel mio mondo, che era quello che era sempre stato. Quindi a livello mediatico il suo nome era quello che rimbalzava di più, sì, e il riferimento per forza di cose era lui. Sì, perché il riferimento era lui, perché sì, eravamo comunque gli italiani pronti via al mondiale nel 96, esatto. E com'è andata la prima gara? Prima gara sono arrivato, mi sembra che mi abbiano dato tra l'altro partenza anticipata e sono arrivato 16esimo. E partivi? Appena fuori dalla zona punti. Metà classifica? Attorno al 20esimo, qualcosa del genere. E lì la tua moto era sempre Honda privata, che a livello tecnico immagino? No, allora, non potevo avere la moto ufficiale, però con i ricambi di quella di Alzamora poi è diventata ufficiale anche la mia. Ma no. Sì, perché comunque dopo varie cadute ma no, più che altro anche aggiornavano la sua e la sua vecchia, esatto, diventava la tua, ok. Perché lui veniva già da un anno di mondiale, un po' verso fine anno è passato con il kit A, c'era questo kit ufficiale. Chi era il primo anno non gli davano, parlo di Honda, il kit, però con i ricambi anche lì comunque c'era Honda o Aprilia, insomma, altre marche. C'era Honda o Aprilia, c'era anche Yamaha. Era un buon livello? No, okay. Era Honda Aprilia. Aprilia ce n'erano poche, perché è sempre stata un po' la filosofia di Aprilia, anche perché era più piccola Aprilia, quindi riusciva a fare poche moto che andavano bene, solo per alcuni. Honda ne aveva di più, un po' per tutti, che è quello che un po' succede anche, è successo in altri anni nel mondiale. Tante Honda che hanno vinto il titolo costruttori ma non i piloti, e come adesso Ducati, cioè Ducati il costruttore, insomma, ecco, non è difficile che possa vincerlo. E nella tua testa, quando c'è stato, o che magari è stato lì il passaggio o quantomeno la consapevolezza di poterlo fare di lavoro, di mestiere? No, non c'è mai stata, non c'è mai stata. Quindi anche quell'anno lì del mondiale era un divertimento oppure era... Fino al 2000, e non si partiva come oggi presto, e quindi arrivi che se hai cominciato 6 anni a 14 hai quella consapevolezza, non stai ancora facendo il mondiale, ma sono già 8 anni che vai in moto. Cioè io ho cominciato, sulle parti di minimoto sì, ma se no 94, 96 mondiale. 2 anni al mondiale. Tu non hai la consapevolezza, vai in moto, ti piace andare in moto, vuoi vincere, vuoi andare forte. Quindi nel frattempo studiavi e poi... Sì, facevo una scuola professionale, esatto, e basta. Quindi questo anche 96, 97, 98 fino al 2000 l'ho fatto. Però, e quell'anno lì com'è andato il primo anno di mondiale? Il primo anno di mondiale ho fatto una vittoria, un podio, e sono arrivato 10° in classifica. Beh, nella categoria cadetta subito il primo anno vincere è già anche per i tempi di allora immagino fosse comunque... Sono stato il più giovane vincitore di un Gran Premio, quindi prima era Capirossi, poi sono stato io, e quindi sì, assolutamente era in Austria. Avevo fatto podio in Olanda ad Assen, quando era Assen una volta, e poi ho fatto primo in Austria in agosto e ho finito 10° il mondiale ad un punto da Rossi.
E l'anno dopo? Differenza. L'anno dopo il team per il quale correvo nel 96 si è sciolto, quindi non c'era più. Io mi sono trovato a piedi, diciamo che la prima offerta parlata che mi hanno fatto, che mi ha invogliato, e però è stato un grosso errore perché questo team non ho finito la stagione Nel nel 97. 97, la moto non mi sono trovato bene, era l'Aprilia e quindi dopo è stato sempre un po' più difficile, perché quando perdi un anno è Si difficile. sente. Esatto. Ma non eri un pilota pagante né nel 96 né nel 97? No, no. Quindi i problemi del team sono stati indipendentemente dalla tua situazione, nel senso Esatto, sì. ti sei trovato da Sì. una gara all'altra. No, che anzi, io dovevo percepire qualcosa, ma non ho mai percepito niente, nel 97. E quindi poi sei rimasto a piedi più o meno a metà campionato? No, più avanti, verso la fine. Diciamo che non ho fatto le extraeuropee finali. E ti ha bruciato un po' questa cosa Sì, qui? dopo comunque sono rimasto 98, 99, ancora Aprilia, ancora Honda, però Sempre privati? un po' a rincorrere. Sì, non era mai Aprilia ufficiale o Honda ufficiale, sempre un po' a rincorrere. Nel 2000 ho fatto un altro anno secondo me bello perché sono arrivato 10°, ero sempre nei primi 10, quindi tornato in una squadra che andava bene e c'erano anche lì italiani comunque che poi hanno continuato a correre dopo di me, c'era Poggiani, c'era Cecchinello, c'era De Angelis, c'era Gian Santi, Locatelli, Sanna, tutte persone che hanno fatto il mondiale, quindi erano lì in classifica. Io sono arrivato al secondo italiano con la Honda nel 2000, però da quell'anno lì poi la Honda mi ha detto che non avrei più avuto il loro supporto per il 2001 e mi hanno insomma, consigliato di provare ad andare in 600. Io sono andato in 600 nel 2001. E come mai non la 250? La 250 non ci ho mai pensato io, a 20 anni, Ma motivo? perché nessuno me l'ha mai proposta, io quindi non ci ho mai pensato, per me era continuare in 125, per quello, ecco. Ripeto, non avevo nessun manager, non avevo quindi... Ah, tutti i contratti Quello che direttamente pensavo- con te? Quindi io e mio papà, quindi quello che si pensava in quel momento era... Non è come adesso che quello. manager e gli allenamenti tra una gara e l'altra come funzionava allora? Allenamenti una volta non c'erano gli allenamenti che si facevano oggi, quindi Quindi non andavi a girare, allenarti personal trainer, andavi a scuola. né in palestra né in moto? Forse palestra, però non è che c'era niente di dedicato al motociclismo. Sì, stavi un po' in forma e così, magari se ti piaceva andavi con la moto da cross. Qualche test magari tra una gara e l'altra o No, neanche? perché comunque quando fai il mondiale di test ne fai ben pochi, perché o sono attaccate o ogni 15 giorni, quindi non vai a girare assolutamente, anche perché il team deve spostare la moto, una cosa, un'altra. E quando vedevi magari qualche tuo, diciamo, avversario che faceva gli scatti di categoria oppure gli davano delle moto migliori nonostante magari i risultati più o meno pari ai tuoi, il motivo qual era? Il motivo è perché uno se lo meritava, assolutamente, cioè, o magari aveva persone di dietro che ti consigliavano. A livello di manageriale dici Io proprio? penso solo quello, cioè quando uno va avanti è per meriti, ecco, quindi... Quindi poi il 2001 sei passato in 600 quindi? Io sono passato in 600 con questo team belga, io inglese scolastico, Quindi un test o due prima del... mi stai dicendo che fino adesso i team quindi erano spagnoli, parlavi o italiano o spagnolo? Sì, italiani. Beh sì, perché erano... La lingua era l'italiano allora? Italiani, sì, esatto. Questo team qua, belga, 600, mai usato, mi sembra che ho fatto un test in Spagna, in Francia, poi siamo andati direttamente in Australia. Con la Honda immagino, perché Con sei la Honda. CBR, sì. Io ho fatto 3 gare, 2 fuori dall'Europa, una in Europa, ero indietro. Mondiale Super Sport. Mondiale Super Sport, ero indietro, loro mi dissero prima di Monza, ma perché non potrei fare la Super Stock? Ma Super Stock?
era una parola che non conoscevo. Ma quando dici loro, chi è? Honda Il team. Perché poi siamo approdati in Europa e in Europa c'era anche la Superstock, ok? E però per me la Superstock era non sapevo neanche cos'era nel 2001, perché non sapevo malapena cos'era il Supersport. E il passaggio da una 125 prototipo a una 600... Io con quella 600 traumatizzato. Subito all'inizio? Subito. Ma da cosa? Dalla moto, dal peso, non mi trovavo bene, assolutamente. Il problema è che poi io nel 2000, io poi non sono più quasi andato in moto, io non ho più fatto niente, ho fatto un paio di wild card, mi sembra ancora nel 2001, in 125, 2002 non ho fatto niente, 2003 un team qua della zona. Ma 2002 non hai fatto niente, nel senso proprio fermo? Sì. No, lavoravo in officina, quindi... No, da tuo padre, insomma, sì, esatto, quando ho smesso il mondiale poi ho cominciato a lavorare nella concessionaria che poi è diventata più grande, quindi... Ma neanche nessuna proposta all'italiano, niente? No, all'italiano no, niente, non mi ricordo, no. Italiano 2003, questo team qua della zona mi chiama, ma vuoi provare una 600? Ancora? No, ancora una 600. Vabbè, proviamo. Marca? Yamaha, l'R6. Andiamo a fare l'italiano con la Michelin, andiamo a fare l'italiano. Io all'ultima gara mi sono giocato il campionato italiano, con la 600. Dal non pensare di non saper usare una 600, giocarmi il campionato italiano. E questo pensi sia dovuto a cosa? Proprio alla moto? Al team. O anche alla tua condizione mentale magari diversa? Al team, alla moto, non lo so cosa, però tante volte lo fa la testa, quindi o lasciate del tempo. Io mi sono giocato l'italiano con persone che poi hanno fatto il mondiale ancora 600, facevano il mondiale 600. L'ultima gara è andato bandiera rossa, quindi non mi sono giocato l'italiano, cioè, perché sono arrivato a un certo punto, bandiera rossa, che eri dietro? è finita così. Finita così, non hai avuto possibilità Sono di... arrivato secondo, non mi sono giocato il campionato italiano, ho vinto delle gare in quell'anno lì, ho fatto dei podi, quindi così. E poi ho continuato con la 600 fino al 2005. Ho fatto qualche wild card con team privati, anche nel mondiale dove sono dato punti. Perché la mia domanda è questa qui, ci sono personaggi che sono nel mondiale e vedono, no, le derivate di serie come delle categorie di serie B, Sì. eccetera eccetera, insomma vendono, cioè, i prototipi a un livello, sì, e derivate di serie da un'altra. Quando tu hai dovuto fare questo passaggio qua, diciamo quasi obbligato perché sei stato fermo eccetera, hai visto magari gente che mettevi dietro, comunque battagliavi che era ancora lì, sì, che avevi 20 anni, 22, certo, 23, sì, certo. Quell'età lì la testa è un po' diversa magari da adesso, li vedevi? Ci ho pensato e... dici cazzo... lo so, però alla fine... No, però mi sembra di vedere che non ti è pesata più di tanto. No? Dico, se vivi... L'hai presa abbastanza serenamente. Come... I ricordi, ci sono i belli, ci sono i brutti. Però preferisco scegliere il futuro perché me li immagino solo belli. Quindi, basta. E quindi poi dopo il 2003 con... 2003, 2005, 600, qui parliamo di CIV. Io dal 2003 al 2020... aspetta, poi mi parto via. 2020, sì, ho fatto il CIV, vabbè, gli ultimi 2 anni il National, per ovvi motivi perché la V4 era 1100, le prime V4, però 2003-2020 CIV. E non c'è mai stata possibilità di fare qualcosa al mondiale? Ho fatto un paio di wild card con Barney nella categoria Evo, che c'era, che era una categoria... Una decina d'anni fa? 2003, sì, e 2013, perdonami, 2015 l'ho fatte. Eccola lì, vabbè, adesso non la vedete, io la indico perché siamo qua, noi la vediamo. E quella, e a Imola sono entrato quasi in Super Pole, scusa, c'erano qualifica 1, qualifica 2, quasi nella prima, dove c'erano tutte le moto ufficiali. Che sono, cos'è, Super Pole i primi 10? I primi 10, sì, e proprio per 2 decimi non sono entrato, naturalmente io avevo una Evo, non avevo delle moto ufficiali. Sì, che allora la Superbike era un po' più prototipo di adesso, alcune cose sì, erano... Io, guarda, mi sono giocato i primi 10, quindi la Q1
con Canepa e Cagnier. Quindi io insomma, quando ho preso in mano quella moto lì, Barney lo può confermare, è stata costruita un po' così per fare queste wildcard e tra l'altro l'avrebbe fatta fare a chi dei due del suo team andava meglio nel 2015. Io stavo andando meglio, me le ha fatte fare. Ma tu sei rimasto lì al CIV, anche chiedo perché si sa questa cosa, si sente dire, no? Che se porti la valigia fai nelle categorie più o meno dove vuoi. Sì. Immagino perché tu non pagavi, non eri un pilota pagante, Allora, non avevi la valigia famosa. All'inizio no, perché comunque c'era un aiuto anche dai gommisti. Ok. E dopo pagante, sai, io ho fatto tanti anni con il team per conto mio, degli anni dove c'erano dei team che avevano i loro sponsor e quindi io tenevo i miei, loro avevano i suoi, Ok. non dovevi spendere niente. Altri anni dove invece un team ti chiede una cifra giusta in base al tuo magari curriculum e questo è quanto, ecco, sì, però... Questo anche all'italiano, però immagino che Certo. per fare il mondiale bastava che andassi lì, immagino, ad alcuni team, questi sono... Certo, sì. Ok. Non sei andato lì perché non hai fatto quello? Anche l'italiano, ecco. Ok. Però, insomma, non lo trovo del tutto giusto se hai un... C'è stato abbastanza equilibrato comunque, nel senso tu hai detto sì, questo è il mio sport, Sì. sono un pilota, però fino a un certo punto non voglio dissanguarmi per avere... Poi, Sembri abbastanza centrato nella finito le cosa. gare, come dicevo, nel 2020, io sto continuando perché poi sono entrati i corsi, tanti corsi e così. Ti sei creato un'attività, diciamo, parallela all'officina, immagino che avevi. Poi naturalmente questo è anche il mio impianto di pista di minimoto, di pit bike dove siamo adesso, dove faccio corsi, faccio tantissimi corsi in Cremona Circuit, quindi Sei stato uno dei primi a fare i corsi comunque, o sbaglio? io ho fatto tantissimi anni. Ormai quanti anni è che... Io ho cominciato da Pedersoli alla Riding e sono stato lì uno dei primi che ho fatto per tanti anni. Ora non ti so dire da quando ho cominciato. Allora guarda, 2005 mi ricordo, quando è uscita l'R1, è uscito un modello nuovo di R1 2005, quindi che faccio corsi. Posso farti una domanda? Sì. Perché nel 2005 immagino che i corsi erano proprio all'inizio delle moto. Sì, Un sì. pilota come te, diciamo quasi professionista o comunque con un certo pedigree, quando gli è stato proposto di dire porta degli amatori in pista e Sì. insegnali a guidare, Sì. qual è stato il pensiero di allora, dell'Ivan Goy di allora? Beh, Perché era una cosa strana, immagino, no? sì, però alla fine non so, io l'ho visto, a me piace insegnare e che la gente possa poi andare bene, divertirsi, arrivare anche a fare qualche competizione, anche perché se uno che viene a fare un corso è perché ha la passione di questo. Quindi non l'hai trovato come un peso, una Una cosa che uno vede una moto e dice, oh sì dai, proviamo. Deve avere una passione per andare in moto, è una cosa molto, molto difficile, secondo me, rispetto a tanti altri sport, ha molte più dinamiche da capire, velocità, posizione, non è come le quattro ruote, non serve l'equilibrio. Okay, Intanto, bene. certo. E tanti altri sport un po' più semplici, qua abbiamo sotto un mezzo, ecco, dal piccola cilindrata all'alta e anche lì tante cose variano, quindi a me piace tanto, ecco, dalle cose basi, quelle un po' più impegnative che sono da andare a dire, quindi non l'ho trovato come un peso. Parallelamente a quando correvi il CIVA hai tenuto attività di corsi di istruttore. Esatto. Gli ultimi anni che mi era diventato un po' un peso andare a fare le gare perché con la moto facevo un po' fatica, con la squadra stavi in giro 4 giorni, magari non coglievi il risultato, facevi una gara di 10 giri, magari 3 bandiere rosse, alla sera alle 7, con dei 1000. No, assolutamente, non ci vado. All'inizio non era così. No, all'inizio non è così, ma neanche adesso. Se tu fai il CIV, se fai dei trofei ti mettono di contorno, se devo essere messo di contorno, dover stare in giro 4 giorni, no, scelgo dove andare, non è che sono obbligato ad andare a fare le gare. Mi Certo. piacciono, dopo ne parliamo, faccio ancora qualcosa,
però preferisco andare a fare i miei corsi e ho una soddisfazione quando vedo la gente che richiede di te, perché vai col passaparola nei corsi, non vado in pubblicità anche perché io seguo una persona per volta. Ecco. E magari poi ottieni anche dei risultati. La soddisfazione personale Sì, è come nel vedere... sì, una parte in pista. Io la vedo così. Bella questa parafrasi, no? Dire, ha fatto quel tempo lì, quel miglioramento lì, c'è del mio Penso dentro. che sia così per qualsiasi pilota che segue qualcuno anche in MotoGP. Lo vede, lo segue, gli fa, gli dice, e quel risultato lì anche parte di chi l'ha seguito, chi c'è dietro. Torniamo un attimo indietro, il passaggio dal 600 al 1000, con cosa l'hai Mi sono fatto? trovato bene, 2006, Suzuki, K6, Che era una di quelle moto riuscite, no? certo, K5 e K6, famoso, e mi sono trovato bene, e mi hanno squalificato e poi mi hanno riammesso per un problema regolamentare, che poi infatti mi ha ridato i punti, e ho fatto dei podi, sono arrivato vicino a vincere l'italiano anche nel 2006, quindi con la Suzuki. Primo anno. Primo anno, sì, squadra privata, e c'erano anche lì piloti che poi sono partiti, poi sono andati anche lì al mondiale, quindi anche erano stop 1000. Tipo? Corti, Scassa, primi due che mi vengono in mente, però comunque nomi. Non hai mai pensato di andare a correre, insomma, in Moto America, Spagna, all'estero? Nessuno me l'aveva chiesto. Quegli anni lì, però, sai, dopo cominci a avere un qualcosa qua di un po' più stabile. Certo. Queste scelte le fanno I giovani. amici, ma neanche giovani, però amici che al giorno d'oggi un po' cambiato, continuano a andare sempre su quel livello di professionismo. Okay, che ne conosco e vanno a fare questi campionati. Poi bisogna stare attenti perché devi pesare la famiglia, se ce l'hai, con quello che tu vai a fare, perché se si parla di questi Moto America, sta là, è tutta un'altra realtà. Siccome mi hai parlato di Scassa, lui dopo era andato, Sì, aveva fatto un esatto. anno, se non sbaglio, con MV. Sì, era andato, esatto. E Corti è andato in Inghilterra, giusto? Corti ha fatto l'Inghilterra, ha fatto anche qualcosa che secondo me magari sì, una gara in America, però devi vedere Tony Elias, però ha fatto una carriera dopo là, l'ha messo su famiglia, però l'ha messo su poi quando è stato là, cioè quindi altrimenti quelle scelte... Tu la stavi facendo qui, se mi dici così immagino che la stavi facendo qui, la tua famiglia, la tua stabilità fuori dalle piste. Nessuno me l'ha mai chiesto e quindi sì, no, ha cominciato più o meno lì, però... Come funzionava a quei tempi lì il discorso appunto dell'anno dopo con i team? Cioè verso fine stagione si iniziava a parlare, a parlamentare, contrattare? Quali oppure- anni? Diciamo... Per conto tuo non hai tanto da parlare, ti tieni la moto oppure la vendi e ne compri delle altre. Tu quando è che hai fatto il tuo team quindi? Beh, no, io nel 2006, 7, Con Suzuki? 8, 9, poi ho cambiato anche Yamaha. Quindi facevi team manager, c'era il tuo team, Compravi la moto, i tuoi tecnici. andavi al fornitore, 2 o 3 meccanici, parlavi con i gommisti, andavi. Nella stock facevi così. E quando non avevi il tuo team prima al mondiale come funzionava? Perché con gli altri piloti che parlavo in anni più recenti un po' tra virgolette la loro lamentela è che dicono non importa l'anno, i risultati che hai durante l'anno, importa l'ultima gara, l'ultimo risultato. Rimane più nella mente E quindi, dove ti vai a proporre. esatto, si aspettava l'ultima gara della stagione e poi si parlamentava. Sì. Funzionava così anche nei primi anni 2000, Nel 90. mondiale finiva presto, quindi non come adesso che finisce a novembre. Perché c'erano meno gare, adesso ce ne sono una ventina, quante ce n'erano? 12, 13? Adesso dopo 4-5 gare si parla già di mercato piloti perché finiscono a fine novembre e poi dopo, a parte quando fanno pochi test, quindi devono mettersi già d'accordo, poi è tutta un'altra cosa. Ai tempi, fine anno, cominciava a venire qualche il manager, ma l'anno prossimo vuoi venire con me? È l'ultima gara questo? Le ultime Più gare? o meno le ultime, sì, assolutamente, o magari anche finito l'anno, cioè era già finito e si aveva tutto il tempo, ma erano cose più veloci rispetto ai tempi di oggi. Bastava una parola, una stretta di mano e via? No, si faceva un contratto, però comunque era più veloce, ecco.
E in anni più recenti invece dall'italiano come si... Campionato italiano, allora primi anni con un team, poi dopo con un altro che magari ti vede nell'orbita che vai bene, quindi ti chiama, però lo puoi fare anche gennaio, febbraio, perché i campionati iniziano in aprile, poi è una cosa un po' più semplice. Con Barni sono andato nel 2010, ho vinto l'italiano con la Priglia, poi nel 2012 sono passato con Barni. Stock 1000, giusto però. Esatto, ho contattato Ma lì Barni. la Priglia era ufficiale? Cioè era, SV4. c'era No, il c'era un supporto? motorista molto bravo, però ma non c'era la Priglia ufficiale. C'era un motorista bravo che conosceva bene il motore a Priglia, lavorava per conto suo vicino Vicenza, che ogni tanto lo vedo ancora anche a Cremona, e noi con la RSV4 abbiamo vinto il campionato italiano, stavo bene. Stock 1000 quell'anno lì, chi c'era? C'era Pirro? Già? No, No? no, Pirro faceva la 600, secondo me. No, non c'era Pirro. Perché Baiocco era ancora nelle Superbike Nel lì. 2010 è venuto dopo anche Baiocco. Nel 2010 c'era Bussolotti, c'era Velini, e poi nel 2012 ho vinto ancora l'italiano con Barni, con la Ducati. l'1199, sì, esatto, con l'1199, era la prima 1199, sì, c'era 1098, 1199. 1199 e ho vinto l'italiano, quindi ho vinto appena uscito l'1199 con Barni. Con Barni sono andato perché comunque avevo uno sponsor che credeva in me, e quindi quando abbiamo mollato la Priglia siamo andati da Barni insieme alla Michelin. Che lì c'era Ducati, immagino, anche lì dietro, un po' meno rispetto Barni, adesso. io poi non lo Barni. so. Barni prende le moto da Ducati, sicuramente Barni è un team di riferimento, come può essere la motocorsa, come con Eleven nei giorni d'oggi, ecco. Quindi sì, come Bronco, Conforti, ecco. E quindi sì, basta, hai delle persone che sanno lavorare su quel tipo di moto, ecco. Ed erano anni combattuti, quelli del CIVA, era una griglia un po' più folta rispetto a quella dell'ultimo anno. Era Assolutamente, lo stock un po' più, passami il termine, vivo, diciamo. Era pieno la stock, anche in Superbike c'erano delle moto invece da mondiale. E sono gli anni in cui hai fatto delle wild card Io ho fatto mondiale? nel 2014 ho vinto il CIV Superbike ancora, ma le wild card le ho fatte nel 2013-15, uno di quei 2 anni E lì. non ti hanno considerato al mondiale, visto i risultati, neanche una chiamata, un parlare, niente, zero. Dal CIV è sempre stato difficile andare al mondiale Superbike. Non è mai stato un... Io così su 2 piedi in quegli anni non... Se uno vuole- Borciani ha fatto il mondiale, però non mi ricordo se in quegli ultimi anni lì, però l'ha fatto molto prima. Se uno voleva andare al mondiale, che strada doveva percorrere quindi? Mondiale Superbike? Sì. Allora, che italiani c'erano? Vorrei pensare che italiani c'erano, che carriera avevano fatto in quegli anni. C'era Biaggi, 2014, 2015. però non so se già Melandri era tornato da lì. Quelli non passavano dall'italiano, venivano dalla 500 ed erano verso la fine. Però dall'italiano non mi ricordo. Canepa forse c'era, però anche lui ha fatto MotoGP. Canepa, esatto, quando è andato ha fatto, non so se- Rolfo anche lui però era dalla MotoGP, esatto, quindi arrivavano, traghettavano dal mondiale insomma. esatto, per andare a un mondiale delle derivate verso un po' la fine. Adesso si fa magari anche il mondiale endurance, però dall'italiano stock o Superbike, andare alla Superbike, italiani non In quegli anni lì non si faceva, diciamo, non c'era. mi viene in mente nessuno. Ma motivazioni a regolamenti, non lo sai. Non lo so. E l'endurance l'hai mai provata? Allora sì, ho fatto un paio di gare, ho fatto il Qatar con Suzuki, team No Limits, e abbiamo fatto quinti assoluti. Cos'era, 24 ore, 8 ore? 8 ore in Qatar. Chi erano i tuoi compagni? Emiliano Bellucci e Victor Casas. Penso nel 4? 2000 e
E com'è stato il passaggio a una gara di durata? Devi entrare in una mentalità di non andare al 100%. Un pochino sotto, immagino. Un pochino sotto, ti devi tenere del margine perché comunque è una squadra, hai dei compagni, Una sorta di responsabilità. un errore lo paghi caro, quindi sai, devi sempre cercare di rimediare, di essere costante, ovviamente non vai a spasso, vai vicino al tuo limite, però ti devi qualcosina che comunque non è difficile per uno che è abituato a gare corte, che deve dare tutto subito, ecco, rimanere al 95%. Per più tempo è più fattibile. Esatto, poi dipende anche dalle condizioni, non so, io ho fatto anche l'8 ore di Suzuka con la Priglia e quindi là c'era caldo, e poi la Priglia aveva un problema ai leveraggi del cambio, quindi le scalate col caldo mi è venuta via tutta la pelle sopra delle dita. Perché non c'era il blipper, A scalare. era... Perché il cambio non funzionava più. E quindi il No, vecchio non c'era metodo... più, a mettere sì, ma a toglierla no. No. E quindi facevi. 2011 ho fatto 8 ore di Suzuka e secondo me nel 2010 ho fatto il Qatar. E poi addirittura poi ci siamo fermati perché. Non l'avete finita quindi con la No, Priglia? sono fermati, l'hanno cambiato perché il cambio è estraibile e poi siamo ritornati dentro per finirla. L'avete finita? Ero io un giapponese, l'abbiamo fatto in due, l'8 ore. Il team era giapponese? Il team era giapponese, era l'importatore Piaggio del Giappone. E come c'è stato il contatto? Perché loro volevano fare l'8 ore di Suzuka, volevano un pilota che conoscesse magari Suzuka e anche la moto, un pilota italiano, perché il marchio era italiano e quindi l'importatore ha contattato. E Suzuka la conoscevi perché avevi fatto il 125? Per fortuna, perché avevo fatto il mondiale per tanti anni. Com'è come pista? Bellissima. È come Imola, una pista che non puoi sbagliare, molto difficile, dove fa la differenza il pilota più che il motore. E bei ricordi di su quella pista lì? Sì. Cioè quando parti dall'Italia, io immagino, no? Cioè, ritorniamo un attimo al livello degli amatori, uno parte va al massimo a, insomma, io che sono della Lombardia, a Vallelunga, no? È già un bel viaggione, però dire ho fatto 6 ore di macchina per fare una gara in moto, immagino andare dall'altra parte del mondo per fare una 8 ore, una gara in moto, era bellissimo. Poi comunque l'8 ore di Suzuka è una bellissima esperienza, infatti poi venuto in giapponese e quindi comunque vedi una realtà diversa, un approccio diverso. Però si è fermata lì la tua esperienza dell'endurance? No, mi hanno chiesto ancora di fare così, però se anche lì devi andare tanto così per partecipare, mangiare del nervoso, anche no. Ecco, cioè che lo fai fatto bene e se no, no. Io una domanda, io ti vedo qua calmo e pacato, molto centrato, ma il soprannome Terribile, Ivan Terribile, arriva dal personaggio storico o da degli eventi? No, dal personaggio storico. Ok. Basta, ecco. Quindi è rimasto un po' questo, perché c'era Ivan il Terribile, ma... Ho detto, magari in pista è un staccatore assassino e... Ma sì, ma comunque in staccata sono forte, però non deriva da quello, ecco. No. E come pilota, quindi che caratteristica hai staccate rispetto ad altri come la tua... La mia qualità è la staccata. La staccata... Non ricordo ai tempi del 125 solo Zamora che in staccata era più forte di me, Zamora era un altro staccatore. Però poi negli ultimi anni era non dico impossibile, però se provavi a passarmi 99 su 100 arrivavi lungo, quindi perché dove avevo staccato io era difficile. Era già tanto. Sì. E avendo una carriera così lunga, qual è la moto che ricordi con più soddisfazione o gioia o che ti ha dato più... Sicuramente le Ducati, le 1199, okay, quelle... Belle da guidare? Mi sono trovato sempre bene su questa moto, e anche l'RS4, ok? Anche perché molte volte riprovo delle moto stradali, però che hanno anni recenti, e il carattere di queste moto è quello, quindi ti trovi bene. Adesso mi trovo molto bene anche con la V4, che non era la prima del 2019, e infatti gli ultimi 2 anni che ho fatto delle gare con la V2 è una moto che mi piace, ecco, mi piace. Il V2. Quindi le gare che farei quest'anno V2, con come quelle dell'anno scorso, sempre
moto che noleggio dal team motocorsa, noleggio, porto, mi faccio il sabato e la domenica perché le faccio a Cremona, quindi faccio 2 giorni di gara, anche se sono qua vicino preferisco farmi un test prima, ho la possibilità, la pista la conosco, è quello importante, la moto La motivazione per fare ancora delle gare dopo tutti questi per anni, andare forte e vincere. comunque quello rimane. Quando io ne faccio poche, quando parto, anche le ultime che ho fatto, 100%, il più possibile io sono soddisfatto. Certo se vinco sono ancora più soddisfatto, però dipende sempre anche contro chi hai, e quindi una gara del Moto Estate c'era Ottaviani, che comunque arriva nei primi del CIV, io ho combattuto con Luca, l'ho passato in staccata, quindi anche, lui ci va molto di più con quella moto, perché la uso tutto l'anno, io la noleggio e ci faccio queste 3 gare, sabato e domenica, e poi dopo non voglio entrare nei particolari di come faccio il mio weekend di gara, con che gomme, perché chi mi segue, una persona che mi segue di fiducia, lo sa, e quindi si può risparmiare tanto. Quante gomme usi? Perché ultimamente il discorso gomme è caldo nei social tra gli amatori. Allora, guarda, tanto le persone lo sanno. Io quando vado a fare i test compro le gomme usate dal CIV, dai team del CIV, compro gomme usate e ci faccio i miei test. Il venerdì ho ancora le gomme usate. Quindi usi Dunlop? No, Pirelli. Pirelli. Pirelli, sì. Compro Pirelli. Perché il CIV 600, 600, ok, non ha compro gomme usate. Perché comunque sul 600, anche se sono un po' usate, ha finito una gara, io che la uso poco la moto, la V2, non riesco a sfruttarle quasi neanche nuove, quindi perché devo comprare le nuove che costano 400 e rotti euro al treno. Non riesci a sfruttarle? Ma perché non ci vado così tanto che quando una gomma si consuma io giro 6-7 decimi più piano rispetto a una gomma nuova. Quindi è quello che dici. Però Dovrebbe essere di più il però gap. sono 6-7 decimi che sono già tempi molto veloci. Ok? Certo. Quindi non ha senso che io metta su delle gomme nuove, perché non ne vado a sfruttare e non ho questa capacità perché non sto così tanto in moto. Quindi compro le gomme usate, le uso magari per una giornata di test e per il sabato mattina, e poi ci sono 4 bollini e per forza che compro le gomme nuove, perché anche in caso di imprevisto una cosa o un'altra, e uso una gomma con la gomma davanti. L'ultima volta ho fatto, mi sembra, le qualifiche e la gara con la gomma davanti, perché comunque era bella, non si consuma, e col posteriore dopo ho usato, mi sembra, 3 posteriori, uno per qualifica e uno per la gara. Mi sembra così, basta. Quindi domanda tecnica, perché sono interessato in prima persona, Sì. il calo proprio da giro a giro della gomma, Sì. che sentirai Parlo con sicuramente, una V2, non parlo con dei 1000, col 1000 è diverso? è più grande. No, te lo chiedo perché io, cavolo, mi sorprendo che riescono a fare moto e motori, no, che fanno 300 all'ora e durano 5.000 km, il mio anche 7.000, e però siamo nel 2023 e le gomme ancora durano 10 giri. Ma perché no, non è che hanno portato a usare quel tipo di gomma. Perché Quindi una cosa commerciale ha portato a usare quel tipo di gomma. io che sono un amatore medio, diciamo così, ok, passo del 59 a Mugello, cacchio, io gomma nuova, 5 giri, sento il calo della gomma e dico, cazzo, mi tocca, perché il problema qual è? È che secondo me al nostro livello ancora di più che al vostro, e se siamo uguali, più o meno stessa moto, io porto con gomme usate, tu porti con gomme nuove, e poi in griglia a differenza si vede ancora di più, perché io non sono capace a gestire una gomma usata, no? E anziché perdere 6 decimi ne perdo un secondo e Sempre mezzo. con le gomme usate, dopo ti abitui a gestirla. Dici che è quello? Vai a provare. Beh, insomma, potrebbe anche essere, perché parliamo di un SC0 che su un 600 dura tantissimo perché non ha coppia, men che meno il Mugello, che non ha una pista dove fai delle ripartenze. Insomma, te continui a girare con delle SC0 da 20-30 giri, poi dopo magari alla fine ne metti su una nuova e magari pian piano impari. Certo, se fai 5 giri, perso mezzo secondo,
ti metti nella testa che non puoi più ottenere la prestazione, sì, ok, però insomma. Quest'anno che sono in ristrettezze economiche sicuramente dovrò far così, quindi spero di, di migliorare. Sì, sì. No, poi una persona di fiducia, io non ho l'elettronica di serie, quindi Male 600, e non parlo di entrare vincere, però io a Cremona ho girato 34 Con la V2? Con la V2, con l'elettronica di serie, con una moto che noleggio, radiatore, frizione antisaltellamento, scarico, sospensioni che me le dà Mauri, poi ho una persona che mi tiene controllato e che mi fa tutto, si suppone che tutto il resto, basta. Cioè, insomma, prima di arrivare, ecco, sotto di quei tempi lì, con il cambio di serie, non ho il cambio super sport, si può cambiare. Come rapportatura? Come rapportatura, io ho quella di serie, perché il cambio di serie permette di usare la rapportatura di serie. Quindi non puoi metterla prima, devi andare in giro con la seconda, e a volte con la terza che è lunga, quindi insomma, fai tempo, adesso lascia stare magari un 34, però gira già un 36 con una V2 messa così, allora dopo fai in tempo a modificarla. Se ne parla. E quindi comunque la voglia di correre la trovi, fare le gare, quando sei lì in griglia immagino che la voglia è sempre quella, quindi, perché altrimenti non ti metteresti lì. Anzi, adesso che conosco magari un po' la moto, conosco la pista e non sono mai stato uno che parte bene. Nelle partenze dici? Tra l'altro non ho il launch, quindi però partire davanti e riuscire a capire come si parte è già una mezza gara vinta, perché passare si fa sempre più fatica e soprattutto in staccata, perché appoggi solo una gomma e quindi, quindi andare a recuperare fa sempre più fatica. Certo. Anche perché i primi giri tutti hanno la gomma nuova e anche quello che non ha il talento di sfruttare quella usata e tu lo passeresti da metà gara in avanti, ma per 5 giri ci stai dietro. Sì. Come riesci a gestire l'attività di istruttore di guida e poi quando vai in pista a fare il pilota? Perché la mentalità sicuramente sulla sella è diversa, come riferimenti intendo anche, non ti cambia più di tanto. Io faccio più o meno sempre quelle linee in modo un po' più tranquillo. 20 metri prima, frendi 20 metri prima? Sì, ma comunque sì, freno prima, so quale può essere il mio riferimento, poi girando sempre in quella pista posso garantirti che adesso me ne accorgo che quando uno gira sempre in quella pista. E quando vedi i noi amatori che vengono lì con una moto con su 20.000 euro di preparazione, cosa gli dici? Ma no, non gli dico niente, vediamo un attimo, facciamo le nostre valutazioni, ma certe cose servono, altre ti creano solo dei pensieri, ok? Quindi, però sai, 20.000 euro di preparazione ormai nel 2023, cosa devi andare a mettere su 1.000? Cioè puoi solo che peggiorarlo. Vai in Coppa Italia e vedi. Ok, il problema è che molte persone si appoggiano a dei team, perché giustamente non hanno la possibilità di avere l'amico, una cosa o un'altra, non sono giovani, perché nell'amatori molta gente che va a correre ha una certa solidità economica, ha cominciato tardi, quindi si appoggia a squadre che gli danno o una moto, questa è una moto che ha già su tutto, quindi paga queste cose, quindi se la prende così com'è, si deve adattare a una moto che farà molta fatica, ok? Perché poi dopo ci sono le convinzioni di molte persone, il discorso è troppo ampio, però ci va su un pilota, gira in certi tempi, ci va su un armatore e gli dice ma con questa moto il pilota l'ha girato in 52, ecco qui, ma io non sono quel pilota e quindi mi serve tutto più morbido. E poi abbiamo la Race of Champion, che quando vanno a girare i piloti a Misano con le Ducati fanno questi tempi esagerati, noi tiriamogli via 3 secondi a questi piloti, ok? Che tempo viene fuori? Bene, partiamo da questo presupposto, quindi che cosa c'è bisogno di mettere su una moto al giorno d'oggi? Togliamo 3 secondi, in che senso? Ne metti in più. Pecco Bagnaia ha girato in 35, mettiamogli 3 secondi in più, 38, bene, con quella moto, con lo scarico, con la mappa. Ok, per arrivare fino a 38, bene, arriviamo a girare in
38-39, poi dopo da lì Ne parliamo. mettere su la pompa e il traction e la Motec e la Magneti Marelli. Sì, effettivamente mi ha fatto pensare che io ho iniziato a correre con la mia, io ho una Kawasaki di serie. Primo anno motostate, solo che mi sono affidato subito al team perché io non sono capace a regolarmi niente, che è Pedercini Sì. e Ivan. E ho fatto il primo anno con la moto totalmente di serie, solo l'elettronica era quella ufficiale Kawasaki, nel senso, ma non la Motec, che è giusto per Sì, sì. avere i parametri da pista e non quelli da... Certo. perché a differenza di Aprilia e Ducati non c'è la Ci mappa sono race. le moto che non sono così sviluppate. Io adesso parto di Ducati perché posso parlare anche di Aprilia o di... Poi l'anno dopo abbiamo messo le Olins, perché le ho trovate usate, ho fatto una fatica, ho girato 3 secondi più lento perché proprio il materiale da professionista rispetto a quello di serie ho dovuto capire come guidare, ci ho messo un anno poi a guidare, però è effettivamente così. ma- E ultima domanda, un consiglio, quindi per il discorso gomme, che ultimamente si va a botte di 500 euro per le slick nuove, per un amatore medio, sul passo che ti ho detto prima del 2, del 59, secondo te fare un passo indietro a livello proprio di gomma, prendere delle mescole tipo l'SC3 o delle intagliate? Allora, il problema è che se tu vai a correre devi seguire un regolamento, ok? E poi dipende da che piste vai, ci sono piste con grip e piste senza grip. Però il ragionamento è uguale, se vai in una pista che non ha grip, tipo il Mugello, tu monti una 0 e ti dura tantissimo. Vai a Cremona con la 0 si consuma prima, ok? Questo sia col 600 che col 1000. Monti un SC3 a Cremona, hai delle ottime prestazioni. Monti un SC3 al Mugello, fai fatica. Allora, un mio amico amatore, al Mugello aveva un SC3, l'ha finita, girava 2,9. Ha messo un SC1, ha tirato un 2,6. Lui non ha tirato giù 3 secondi tutto in un momento perché ha trovato una linea, perché l'SC1 gli dava più grip al Mugello e dura tantissimo, ok? L'SC3 a Cremona dura tantissimo e ti dà anche prestazione, però dopo il 600 puoi montare con una gomma più morbida perché non ha quella coppia, quindi puoi andare con un SC1, ecco, senza andare su un SC0. E poi sai, dopo dallo non te lo so dire perché non utilizzo o anche altre mescole. Poi dopo, sai, c'è gente che come hai detto tu, io ho fatto fatica con le sospensioni per un anno, ti metto lì un palo di sospensione e lavora la gomma. Metti la sospensione morbida, insomma, lavorerà anche quella che ti aiuta con la gomma. Cioè, chi prende il 1000 mette tutto a massima potenza, ho capito, però dopo devi usare un 1000 a massima potenza. Oppure c'è quelli che prendono e poi mettono i controlli alti, allora prendevi un 600 invece di un 1000. Quindi secondo te la moto ideale adesso per un amatore che si vuole divertire facendo qualche Facciamo gara? anche una premessa, tornando indietro un attimo, che le moto col kit, tutto quello è, poi uno i soldi giusto che li spende dove vuole e la moto gli deve anche piacere, Certo. perché gli piace la pompa del freno ricavata dal pieno, la deve montare, ok? Io uso materiale di serie ma monto delle Z04, non mi interessa fare pubblicità perché tanto le pago io, quindi monto le Z04. Punto. Punto, cioè non è che sto tanto lì e basta. La moto ideale, lasciando stare che uno non è italiano perché vuole solo la roba italiana, giapponese perché è solo giapponese, penso che insomma uno può iniziare anche con qualsiasi 1000 che fanno già delle ottime prestazioni, ok? Parliamo, e non sono così impegnativi come magari ci sono delle vie di mezzo, 750, 800, che possono andare bene. La 600 per uno che deve iniziare, insomma, deve sapere che poi sul dritto avrà delle difficoltà, perché la potenza tra 600 e 1000 è tanta, quindi può anche essere bravo, però poi dopo se ti passano sul dritto quelli che poi ti si piantano in curva, questo lo deve sapere. Pensavo dicessi la Ducati V2, infatti, visto che è un po' di anni che... Ma io ti dico un po' tutto, sì. Un Ducati V2, certo, va bene, però l'MV800 ho avuto, il Triumph va molto bene, ecco, io non voglio essere, ripeto, quello che ho me lo prendo, me lo compro, quindi non Lo usi senza problemi, ho quello che bisogno di sai. dire, guarda che
quello là piuttosto che ho due Ducati e quindi faccio le gare con la Ducati. Ho avuto le Ducati all'inizio, però avevo una BMW pronta per fare la gara, ho fatto con la BMW ma non mi sono poi trovato bene perché era troppo diversa, quindi adesso, poi sai, Ducati per me adesso è un riferimento, ho sviluppato tanto la moto di serie, che se i piloti si allenano con quella, c'è un motivo. Insomma, un motivo c'è. E nel prossimo futuro come ti vedi? Per quanti anni continuerai a gareggiare? Finché... Non so. Non so, ecco. Adesso intanto le gare che fanno Cremona le faccio. Se viene un Civa Cremona mi piacerebbe farlo, quello sì, magari nella 600 Super Sport. Ci provi lì. Ormai la tua pista di casa non ti sposti da lì ormai. Sì. Ma sì, sono andato in giro tanto, ecco. Sì. Faccio tutto Cremona. L'unica gara e l'unica pista che mi piacerebbe fare, se dovessi scegliere, è Imola. Perché Imola non ci va mai nessuno a girare, non gira neanche il giovedì e il pilota fa la differenza. L'ultima volta che c'è corso quindi è il 2019. Sì, 2019. Sì, esatto. Ma Civo o National? National. Sì, esatto. Vabbè dai, perché no? Vabbè, comunque tanto è lontano, è in ottobre, quindi si vedrà, ecco, nel caso, però ci vuole la moto, scusate, ci vuole la moto Giusto, pronta. ecco. Sì. Allora, la prassi del mio format è che alla fine ti do il mio bel casco, Sì. dove, vabbè, c'è qui la San Donato, ha fatto il segno, Ok. Il bianco? Del bianco, Gamarino e Vitali, Ok. e mi piacerebbe che ci fosse anche il tuo, Sì, la facciamo. tua firma. Ti do, Certo. te l'ho lasciata qui. Infatti, dimmi se è un punto preferito. No, faccio scegliere ai piloti di solito, quindi scegli tu, perché Vai. ormai è da salotto quel casco lì e quindi si deve abbellire Va bene. con un po' di firme. Allora, faccio qua di fianco, dai. Vai. Eccola qua. Che abbiamo fatto la firma. Perfetto. Bellissimo. Grazie Ivano. Grazie a Ci te. si vede a Cremona Va sicuramente. bene, sicuro. Che parte. Ciao.